Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovissimo video. Nel video di oggi andiamo a vedere come sostituire il supporto motore lato cambio su questa Lancia Y 1400 16 valvole. Nel canale è presente anche un altro video, anzi sarebbero due, video di sostituzione del supporto motore lato distribuzione e anche il tirante di reazione, li troverete all'interno del canale. Oggi andiamo a fare quello del cambio, quindi. Come vedete sul banco ho preparato già il ricambio nuovo. Andremo anche poi, una volta tolto, a visionare insieme per capire lo stato in cui si trova il supporto del cambio e poi ovviamente vi spiegherò alcune cose riguardo i supporti motore. Detto questo ragazzi, se ancora non l'avete fatto, io vi ricordo di andare ad iscrivervi attivando la campanella, così rimanete aggiornati su tutte le novità e i nuovi video che sono in uscita nel canale. Possiamo partire con l'operazione di smontaggio, poi andiamo sul banco a vedere bene il ricambio che ho acquistato. Andiamo. Bene ragazzi, per iniziare come prima cosa dobbiamo andare a togliere la batteria. C'è un video a riguardo nel canale, ve lo lascerò linkato sopra. Io intanto procedo e vado a toglierla. Tolta la batteria andiamo a rimuovere come prima cosa questa plastica, eccola, la mettiamo in parte e qui troviamo due bulloni da 10, 3 da 13 e un altro qui da 10 che andiamo a togliere. Ok, togliamo gli ultimi 3 bulloni. Vado a togliere anche questo dado che trattiene la centralina del gas. Perfetto. Via. Andiamo a rimuovere anche le due fascette, una e una 2, che trattengono il fascio cavi che c'è dietro. Questo lo alziamo un pochino e lo mettiamo in parte, questo via, e possiamo andare a togliere la piastra. Ora vado a rimuovere anche l'ultima parte di plastica che è rimasta, che tratteneva il fascio cavi, eccolo qua, e lo metto in parte.
Ed ecco qui ragazzi il nostro supporto lato cambio. Come vedete qui è trattenuto da 4 viti, una dietro e 2 sopra qui e un'altra sotto, che trattengono il supporto al telaio, e da un dado centrale che lo trattiene proprio sulla staffa sotto al cambio. Prima di andare a toglierlo andiamo a mettere sotto il crick per tenere sollevato il motore. Prima di andare a mettere sotto il crick però dobbiamo andare a rimuovere la vite che trattiene il tirante di reazione. Questo perché quando io poi metterò il crick potrò utilizzare il crick per alzare o abbassare il motore a mio piacimento. A questo punto siamo pronti, dopo aver messo in sicurezza il motore, andiamo a togliere le viti. Prima andiamo a togliere quelle ancorate sul telaio. Procediamo. Perfetto, adesso dobbiamo andare a togliere le ultime due che sono le più complesse. Una è sotto lì e l'altra è lì, non so se riuscite a vederla. Eccola qua. Eccola qui, è l'ultima, l'abbiamo tolta. Adesso pistola e andiamo a togliere il dado centrale. Vado a mettere un po' di WD-40, basta pochissimo, e vado a prendere la pistola con la chiave da 19 e procedo. Perfetto, è venuta via senza problemi. Tolta la vite, vado a rimuovere lo spessore che si trova sopra e vado a abbassare il motore. Eccolo qui, basterà così. Adesso provo a toglierlo, vediamo se viene via. Sì, sì, viene via agevolmente. Ed eccolo qui il nostro bel supporto cambio che andremo a sostituire. Andiamo sul banco. Vado a appoggiare per un attimo il nuovo ricambio per farvi vedere il supporto che sono appena andato a togliere. Vi faccio vedere nella parte posteriore le condizioni. Come vedete qui si è tutto lacerato ed anche nella parte interna si vede una lacerazione, ma si vede molto bene nella parte frontale. Se io vado a premere in questo modo, a sforzarlo, vedete che si apre tutto in questa parte ed è davvero messo male.
voglio spendere due parole per parlarvi di quanto sono importanti i supporti motore e la loro funzione, perché come sapete benissimo il motore in moto produce delle vibrazioni. Queste vibrazioni possono andare a fare dei danni su tutto quello che riguarda la parte accessoria del motore, i cablaggi motore, i cablaggi in generale che passano attraverso il motore e soprattutto le tubazioni dell'impianto di refrigerazione, quindi tubazioni dell'acqua, ed anche le tubazioni del clima che con le varie vibrazioni possono danneggiarsi. Quindi molto importante avere dei supporti motore sempre efficienti, di modo che con questi si possa andare ad attenuare le vibrazioni che vengono prodotte dal motore, sia a motore al minimo ma anche quando si è in corsa. Un consiglio che posso darvi è quello di controllare i supporti del motore periodicamente, ogni 60-70 mila chilometri, magari all'atto del tagliando, all'atto di un controllo. Potete chiedere anche benissimo al vostro meccanico di fiducia di andare a controllarvi i supporti del motore e vedere il loro stato di usura. Fatte alcune precisazioni sui supporti motore, siamo pronti per andare ad aprire e vedere il nuovo ricambio, che è questo. Eccolo qui, lo andiamo a confrontare visivamente e direi che è lo stesso, è il suo. Adesso siamo pronti per andare a fare il montaggio del nuovo supporto cambio. Andiamo a rimontare il nuovo supporto del cambio. Vado ad incastrarlo, eccolo lì, e vado a mettere il distanziale in questo modo. Vado a mettere il dado, adesso vado ad alzare leggermente il motore per allineare i fori, ecco qui, e vado ad inserire le viti. E l'ultima, la quarta, qui, eccola qui. Chiave da 13 e vado a serrare i bulloni. Ovviamente poi andrò a chiuderli con anche la dinamometrica. Uno, due, tre e l'ultimo che è qui. E 4. Ottimo. Ora vado a tirare sotto con la pistola il dado e poi chiuderò anch'esso con la dinamometrica. Ottimo. Chiuso il dado, queste le ho chiuse, adesso vado a togliere il crick che mi teneva il motore alto e vado a rimettere il tirante di reazione, vado a mettere il bullone e vado a richiuderlo anch'esso.
Adesso vado a chiuderlo con la dinamometrica. Bene, vado a rimontare la batteria. Adesso non ci rimane altro che andare a mettere la staffa della batteria e rimettere la batteria nella sua posizione originaria. Procediamo. Prima la staffa di plastica che trattiene tutto il cablaggio. Prendiamo la staffa e la andiamo a inserire. Andiamo a fissare le 3 viti e poi anche queste altre viti che trattengono la plastica, ed infine la staffa che trattiene la centralina del gas. Perfetto, 1, 2 e 3. Ripristiniamo le fascette del cablaggio. Questo lo andiamo a chiudere del cavo positivo, lo chiudiamo così, ecco qui. Vado a mettere la plastica di copertura della staffa. Adesso siamo pronti per andare a inserire la batteria. Perfetto, e direi che ci siamo. Bene ragazzi, siamo giunti al termine anche di questo video. Prima di lasciarvi vi ricordo che se avete qualche dubbio o perplessità, o se volete semplicemente anche scrivermi, potete farlo scrivendomi un messaggio qui sotto. Io sarò più che contento di rispondere a tutti. Vi ricordo anche che vi lascerò i link dei materiali che sono andato a utilizzare, prevalentemente sono Amazon. Facendolo andrete a supportare quello che è il canale. Ragazzi, io credo di aver detto tutto, spero che l'operazione vi sia piaciuta. Vi ricordo che sono presente anche su Facebook e su Instagram, stesso nome, La Meccanica. Iscrivetevi e noi ci vediamo a un altro nuovo video, va bene? Ciao ragazzi, ciao!